Adesso passiamo all'installazione del tastierino di programmazione dell'apparecchio. Una volta fissato alla parete il supporto, collegherete i tre cavi, nell'ordine dal basso verso l'alto: terra, segnale e alimentazione a 12 volt, mentre invece sulla macchina troverete terra al morsetto 3, segnale al morsetto 4 e alimentazione a 12 volt al morsetto 5. Adesso procediamo con l'alimentazione elettrica della macchina. Andremo sui primi due morsetti. La massa la portate fino a uno dei collegamenti a massa della macchina. Una volta fatti tutti i collegamenti possiamo passare al settaggio dell'unità in base alle esigenze impiantistiche. Come vedete, la posizione dei dip switch da default è in posizione di off per tutti e tre. A noi interessano principalmente il numero 1 e il numero 3. Il numero 2 rimarrà sempre su off. Se avete collegato o avete necessità di collegare un'elettrovalvola per interrompere il passaggio dell'acqua in caso di spegnimento della macchina o soddisfazione della temperatura, all'uscita 1, per attivare l'uscita bisognerà mettere il dip switch su 1. Il numero 1 lo metterete su on e avrete un'uscita a 220 dai morsetti 1 e 2. Con il dip switch 3 possiamo attivare la funzionalità dell'ingresso finestra, che sono primo e secondo morsetto della terza rastrelliera, attivando il dip switch 3, posizionandolo su on. Come vedete, col contatto aperto la macchina va su off. Appena io chiudo il contatto, la macchina parte. Nel caso che dovesse collegare varie unità sullo stesso controller, ovvero sia collegamento master e slave, la procedura è la seguente: una volta collegati tastierino e unità master, basterà prendere i morsetti 3 e 4 e prolungarli alla prossima scheda nella stessa sequenza. Non c'è necessità di collegare il tasto di alimentazione a 12 volt. In questo caso abbiamo collegato due schede, però è possibile collegarne altre prolungando i cavi 3 e 4. Sull'unità master è indispensabile collegare entrambe le sonde, acqua e aria, e una volta impostato sul master il dip switch 3 per l'ingresso finestra, questa informazione si trasferirà automaticamente anche agli slave, e sugli slave non andrà impostato il dip switch 3, e quindi di conseguenza il morsetto apri e chiudi su 1 e 2 andrà collegato solo sul master e attiverà e disattiverà automaticamente tutte le altre unità. Mentre invece sugli slave è necessario collegare solo e esclusivamente la sonda aria, quindi sul master avremo due sonde, sugli slave una. L'alimentazione delle schede, quando siamo in situazione di master e slave, deve seguire la stessa sequenza su tutte le schede. Se mettiamo il neutro sopra e la fase in basso, lo stesso deve essere ripetuto su tutte le schede, altrimenti si possono generare degli errori di comunicazione tra le varie schede. Per attivare l'ingresso finestra è necessario entrare nei parametri dell'apparecchio. Per fare ciò è necessario schiacciare contemporaneamente tasto ventola e tasto mod per qualche secondo, fino a quando non appare la scritta MINS. Eccolo. A questo punto si schiaccia mod e appare 0. Si inserisce la password, che è 15, e si schiaccia mod. E appaiono i parametri in sequenza: P01, P02, P03. Noi torniamo indietro
perché ci serve il parametro IDI, eccolo qua, mod. Di default sta su 0, noi lo metteremo su 1. Su 1 avete attivato l'ingresso finestra e potete uscire col tasto. Affidati a Rossato, i professionisti del comfort.